Well, you know, I really like Silvio. I think he's got style, he's got class, he wears lovely clothes, but he's got more than that. He's got that wonderful, that special, sort of undescribable quality. What is it? Monet. Excuse me, have you seen Tonino, my friend, especially here? Do you speak English? What do you speak? You should learn English. It's important, eh? I think it's important that the two of us work together. Who is this man that is taking fun of me? Go away, this communist! I am not a dwarf, you make it top. They're shooting. If you vanish the shooting, I shoot you. They want to make me think I'm short. I'm not short. Excuse me. Now you can shoot. No, it's a false image. I came to bring you this toothbrush you forgot in my villa in Sardinia. Tonino. This is very embarrassing because actually, Silvio, this is a press conference and all these journalists are just staring at us. Who cares? Don't you pay them? Don't they work for you? Excuse me. Tomorrow, these people are going to destroy me. I mean, you know, it's just not going to work. How many times, excuse me, how many times I told you, you don't tend to speak with people that are not in your role play. You can't trust them. But look, it doesn't work like that in this country, you know. I wish it did. I mean, you know, everything here is much more problematic. So, for those who don't know, Sabina has a satire show in Italy, and they did one show, and it's taken off air. They were sued by Berlusconi for 20 million euros. In Italy, you can't do a satire program, so that's why Sabina's here. She's excellent. Wonderful show in Italy. Not the rest, obviously. Quando li vedevo a teatro mai avrei pensato d'essere una di loro. Poi è venuto da sé. Io sono un buffone. La mia ultima apparizione televisiva ha provocato un putiferio. Manifestazioni, insulti, proteste. Per chi fa il mio mestiere sarebbe una nota di merito. Ma gli applausi non vanno tutti a me, vanno a Silvio Berlusconi e soprattutto a chi gli ha permesso di fare quello che gli è parso e piaciuto. Prima d'essere eletto giurava che mai si sarebbe approfittato del suo strapotere mediatico. Invece, già dopo pochi mesi di governo dalla Bulgaria, pronunciò il cosiddetto Editto di Sofia. L'uso che Viaggi, come si chiama quell'altro, Santoro, ma l'altro, Luttazzi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso. Santoro, lei è un dipendente del servizio pubblico. D'accordo. Si contenga. Io sono un dipendente del servizio pubblico, non sono un suo dipendente, Berlusconi. Da 2 mesi io sto invitando il Cavaliere a questo programma perché venga qua a fare una bella chiacchierata, ma lui non ne vuole sapere. Io gli ho scritto delle lettere, proprio, è 2 mesi che gli ho scritto, ma lui non viene. È un peccato perché se venisse, proprio la prima domanda che gli farei sarebbe proprio sul suo passato. Gli chiederei, Cavaliere, dove ha preso i soldi? Questo gli chiederei, ma perché non si sa, veramente, perché non si sa. Per fortuna però è appena uscito un libro, questo libro, intitolato L'odore dei soldi, un libro che fa luce su questi misteri, e ne parliamo col primo ospite di questa sera, l'autore del libro, Marco Travaglio. Io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga. Dopo l'intervista a Marco Travaglio sono arrivate 4 querele, una di Silvio Berlusconi per 20 miliardi, una di Forza Italia per 5 miliardi, per 11 miliardi, una di Fininvest per 5 miliardi e una Mediaset per altri 5 miliardi, quindi in totale 41 miliardi. Per più di 2 anni io ho cercato in tutti i modi di tornare a lavorare.
Ho fatto tutto quello che umanamente si poteva fare. Sono andato in tutti i tribunali della Repubblica, ho avuto ragione, c'è stato un magistrato che ha chiesto di reintegrarmi nel mio posto di lavoro. Io non ho mai più sentito nessuno e la disdetta che mi ha dato il dottor Sacca me l'ha data con ricevuta di ritorno, che è la cosa che mi offende di più. Io sono stato licenziato con ricevuta di ritorno, perché magari potevo dire io non lo sapevo, ma guarda, mi hanno cacciato via, ma proprio non me ne ero neanche accorto. Io, a nome di chi mi ha votato... È uno lei? Sì, Forza Italia. La maggioranza, la Casa delle Libertà. Pensiamo che sia un fatto di libertà. Il non sentire, soprattutto nel servizio pubblico, chiamarci Casa Nostra, dire che Berlusconi è paragonabile a Mussolini, dire tutte quelle cose. Biagi l'ha fatto in una trasmissione in cui c'ero io, quindi glielo posso dire per averlo ascoltato come domanda. Deve essere paragonato a Mussolini. Questo non è possibile, perché è un fatto di libertà, soprattutto nel servizio pubblico. Cioè non capisco perché se uno vuole paragonare Berlusconi a Mussolini non può farlo. No, scusate, non vi sovrappone. Lei ha fatto un'affermazione. Perché uno non può paragonare alle 20:30, alle 12:30, alle 18:30, a mezzanotte Berlusconi a Mussolini? Perché non può? Michele Santoro, che da più di 15 anni conduceva programmi di informazione di grande successo, viene sostituito da un dipendente di Berlusconi. Enzo Biagi, il giornalista più popolare d'Italia, che lavorava in Rai da più di 40 anni, era lui che aveva dato l'annuncio della liberazione dal nazifascismo per dare l'idea, venne sostituito da uno dell'ufficio stampa di Silvio Berlusconi. I nuovi giornalisti assunti fanno solo domande di questo tipo. Questa sconfitta di Kerry, questa vittoria di Bush è una lezione per la sinistra. Dio volesse. I telegiornali si riempiono all'improvviso di ricette di cucina. In Italia la produzione di olio d'olivo ha la sua importanza anche in una regione come il Lazio. La pasta al forno, un classico della cucina familiare italiani. Dall'antipasto al dolce, il foie gras. E a un certo Bruno Vespa rimane la responsabilità di gestire il 90% dell'approfondimento giornalistico. La Madonna che lacrima sangue, insomma, è già un fenomeno abbastanza sconvolgente. Vostra figlia quando l'ha vista la prima volta? Il 2 febbraio. Il giorno stesso in cui la Madonna ha lacrimato. La lacrimazione? Sì, no, quando ha visto, un conto è la lacrimazione della statua, un conto è l'apparizione della Madonna. Ma come è potuto accadere? Non è sorprendente? Non sorprendente, perché nell'area di quello che sta, di altre cose che stanno accadendo. Però grave, insomma, significa che... Sì, significa che non c'è l'opposizione, opposizione che dovrebbe essere non sugli immortali principi, ma sulla vita di ogni giorno, sulla difesa dei cittadini, sulla libertà della gente. E infatti come mai il governo precedente, che era pure di centrosinistra, non aveva fatto la legge sul conflitto di interessi per proteggere i cittadini dallo strapotere di Berlusconi? E come mai alle legittime richieste di spiegazioni hanno sempre risposto quasi con fastidio? Sì, ma questa è una cosa che ormai è stata detta 100 volte, in tutte le attività umane capita di sbagliare. Sembrava di volersi accanire verso un uomo che era stato sconfitto politicamente, tant'è che stava all'opposizione. A casa sua si cominciava a mormorare che dovevano cambiare cavallo e che Berlusconi era cotto dal punto di vista politico. In quella fase dargli una botta con una legge peraltro normale e civile, diciamo, sul conflitto di interessi è sembrato allora una misura un rischio da non correre, diciamo. Si è sbagliato. Le conseguenze di questo inspiegabile errore di valutazione sono molto pesanti per il Paese. Una di queste conseguenze è che il Parlamento italiano è occupato quasi a tempo pieno a fare leggi per risolvere le magagne di Silvio Berlusconi. La gente protesta spontaneamente, ma dietro l'organizzazione di queste proteste non ci sono i partiti di opposizione, che anzi sembrano a volte ostili a questa mobilitazione popolare. Fra le leggi che Silvio Berlusconi fa per sé, c'è la famigerata legge Gasparri, che non solo garantisce a Berlusconi di mantenere il monopolio nella televisione, non solo lo solleva dall'obbligo di rinunciare a uno dei suoi 3 canali televisivi, ma ingigantisce le sue possibilità di guadagno e di espansione futura.
Così, quando Paolo Ruffini, direttore di Rai 3, l'unico direttore scelto dalle opposizioni all'interno di una rosa di nomi graditi anche al governo, mi ha chiesto un nuovo programma satirico, ho pensato di dedicare la prima puntata proprio alla legge Gasparri. E per chiarire che non mi sarei adeguata ai tempi, l'ho intitolato Riot. A 4 giorni dalla messa in onda c'è la conferenza stampa in cui Ruffini esprime la sua soddisfazione per il programma. Sono particolarmente contento di questo programma, declina la satira con intelligenza e con innovazione, dove veramente c'è un lavoro autorale grandissimo. Stranamente lo stesso Ruffini, a poche ore dalla messa in onda, telefona per comunicarci che ha deciso di sopprimere il programma. Siamo usciti lì nel salottino, mi ha detto se preferivo sedermi, ricordo questa cosa. Mi ha detto il programma, hanno chiuso il programma. Io ho pensato fosse uno scherzo. Mi disse che probabilmente il momento politico non facilitava, ecco, non era giusto, si rischiava. La mia perplessità comunque era fortissima. Io e i miei collaboratori decidiamo di convocare una conferenza stampa per denunciare il fatto. Allora Ruffini torna sui suoi passi e la prima puntata di Riot va in onda. Signori e signore, buonasera! Mi sono presentata con uno spadone, come a dire, se è il mio turno di farmi accoppare, vado. Sapevate tra l'altro che l'Italia è al 53esimo posto nella classifica mondiale sulla libertà di informazione, 53esimo su 166 paesi. Non è una bella posizione, l'avete mai sentito dire questo in televisione? Ne hanno parlato al telegiornale? Non mi pare proprio. Mi direte voi, se ne avessero parlato non saremmo al 53esimo posto. Ministro, molti le contestano il fatto che la sua legge rappresenterebbe un sancire i monopoli già esistenti anziché risolvere il problema, in particolare defavorire Mediaset. Ma questo mi consente è dietrologia, voglio dire. Pure a scuola, quando uno andava a scuola, gli diceva sempre, vabbè, ma perché c'hai tutti 4, un pagella, 5? Diceva, quella professoressa mi ha preso sotto occhio. Voglio dire, ci stanno sempre polemiche, non è che puoi fare una cosa che... No, forse non mi sono spiegata con l'esempio. Dico, molti contestano questo fatto del SIC, il sistema integrato di comunicazione. Dicono, è come se l'esempio della Coca-Cola. E la Coca-Cola ha una posizione dominante tra le bibite gassate. Lei su questo sarà sicuramente d'accordo. Per quanto l'aranciata amara. L'aranciata amara non ha fatto una posizione dominante. Per non far riuscire dominante la bibita, allargo la denominazione bibita a tutto ciò che è liquido, per esempio il whisky, per esempio l'acqua del fiume, l'acqua del mare, l'acqua dell'oceano. Allora poi alla fine dico, hai visto quanta acqua c'è al mondo? La Coca-Cola è anche liquido come e non è più dominante, però è un trucco, una presa per il sedere. Però è anche un peccato, voglio dire... La Coca-Cola è buona così com'è, non mi ci puoi mettere dentro l'acqua del fiume, l'acqua del mare, l'acqua dell'oceano, capito? O qualsiasi altra cosa, cioè è un peccato, la Coca-Cola la devi bere così, perché ci devi mettere questa altra roba dentro? Messaggio a reti unificate. Purtroppo, viaggiando e confrontandomi con tanti altri grandi personaggi della sfera mondiale, mi hanno riferito che in Italia l'informazione è nelle mani di una sola persona. Ma voglio rassicurarvi, la stiamo cercando e la troveremo. Per gli spettatori è una festa. Gli ascolti salgono dal primo all'ultimo minuto. Le altre puntate non sono mai più andate in onda. Well, it's quite nice to be able to relax and just be, in private. Yes, and very relaxed. Yes, I can see. But it's nice to just, to get away, because I don't normally look like this, How do you normally look? Well, I don't have these teeth, for a start. It takes me a long time every morning to look like the Prime Minister. I have the teeth and... As you are revealing your teeth, yes, I also adjust me a little bit. Some disguise here. Gosh. Also, the nose is not exactly mine. That's clever. Oh. Yeah, it is. I have these too. And this? This has to come. That's too tight. That's too painful. No, I can do it. You'll take your head off.
Yeah, Rory Bremner. So you are the one that does satire in England. But you're a woman. Well, not exactly, you know, something like... This is a wonderful wig. In Britain, it is inconceivable that a program that was a satire program, a comedy program, a topical program about the government, about politics, would be banned like this because it would be considered to be an abuse of the freedom of speech of the government. It would be an abuse of power. È davvero possibile proibire la satira nel 2000 nel cuore dell'Europa? Andrebbe contro la legge, contro l'articolo 21 della Costituzione italiana, contro il diritto internazionale, perfino contro la Carta universale dei diritti umani. Come si può imporre la censura sotto gli occhi di tutti nonostante le proteste dei cittadini? Vi racconto questa storia perché è un piccolo esempio del conflitto di interessi in pratica. La RAI ha bisogno di un pretesto per chiudere il programma. Glielo fornisce Mediaset, l'azienda di Berlusconi, annunciando una querela miliardaria. I dirigenti della RAI, prima ancora di leggere le motivazioni della querela, sospendono il programma sostenendo che devono tutelare l'azienda dai danni che la condanna provocherebbe. Notate bene che nel 2003 il consiglio d'amministrazione della RAI è composto da un direttore generale, Cattaneo, legato al partito post-fascista e da anni amico della famiglia Berlusconi, 4 membri del consiglio d'amministrazione scelti dal governo Berlusconi e da un presidente detto di garanzia scelto dalle opposizioni all'interno di una rosa di nomi graditi anche al governo. I membri del consiglio d'amministrazione, tutti, compresa Lucia Annunziata, firmano la mozione che sospende Riot di fatto per sempre. Perché tu non hai detto no, questo programma non si può sospendere? Questa è la cosa che uno avrebbe fatto in una democrazia, non firmare una cosa che poi di fatto l'ha fatto sospendere. Noi dovevamo anche trovare se dicevamo non si sospende venivi chiusa comunque. Ma allora con quale motivazione? Perché era un 4-1. Ma che vuol dire? Sì, ma non si può legalmente. Sabrina, tu mi hai raccontato come una persona che parla napoletano, ha gli occhi storti e non conta il cazzo. La tua opinione su di me non cambia. Allora non mi sono spiegata. Come presidente di garanzia dovete smettere di fare satira che non sia contro i paletti a 360 gradi. Io sono presidente di garanzia in quota 10, in quota N, metà, non conto un accidente, ma non per questo sono meno vigile a 360 gradi. Ci vogliono dei paletti e questi paletti vanno visti con la sensibilità. Io ho studiato tanto in America c'è addirittura una figura professionale che controlla i paletti, che si chiama Topple Watcher. In Italia purtroppo i paletti ognuno li deve vedere con i suoi occhi, ma questi paletti se vuoi vederli si vedono. La libertà finisce dove comincia quella degli altri sono circa 5 miliardi, quindi i paletti, un paletto ciascuno, sono 5 miliardi di paletti che se non li vedi vuol dire che non hai la sensibilità di lavorare in un posto pubblico. In americano il paletto c'è anche una bellissima parola per dirlo, si chiama Guantanamo. Il caso viene portato in Parlamento nella commissione di vigilanza dove Berlusconi ha una maggioranza schiacciante. Per quanto riguarda Riot non c'è stata censura in quanto non c'era satira. Quello che tutti abbiamo visto sugli schermi di Rai 3 è stata una lunga sequenza di offese al Presidente del Consiglio, alla maggioranza che lo sostiene in Parlamento, alle aziende che ha fondato. Allora un'azienda come la Rai ha il dovere di cautelarsi sulle conseguenze legali provocate da ciò che manda in onda. Ha fatto malissimo la Guzzanti a fare i comizi invece di fare la satira per la quale era stata pagata. È un'attrice. La Guzzanti dovrebbe sentire l'onore e il piacere di essere un guitto, di essere un attore. Perché se poi vuol fare un altro mestiere, vuol fare il deputato, c'è un ampio spazio. E devo dire che il livello medio dei deputati e senatori italiani è tale per cui la Guzzanti avrebbe un ampio successo. Questo magari non lo mettiamo a verbale, perché ormai è fatta. Chi istituzionalmente avrebbe il potere di fare qualcosa per impedire l'abuso è il presidente della commissione di vigilanza. Il presidente della vigilanza, insieme ai commissari, va dal presidente Ciampi, va dai presidenti delle Camere e dice si è consumata un'illegalità profonda. Esatto. Non andiamo avanti se non ci rispondete. Ma il presidente Petruccioli, scelto dalle opposizioni all'interno di una rosa di nomi graditi anche al governo Berlusconi, non fa nulla. Non è vero, non è vero. Intanto sono successe anche su Riot sono successe tante cose.
perché siamo intervenuti, abbiamo obbligato il Consiglio di amministrazione e la Direzione Generale a misurarsi pubblicamente con il problema. C'è anche però un problema di carattere più generale, che è quello che definirei l'equivoco della satira in Italia. Non devono essere i giullari a fare informazione, devono essere i giornalisti, e se i giornalisti non la fanno in modo esatto e preciso non è che mettiamo in campo i giullari per fare questo è il problema che abbiamo da affrontare se vogliamo risolvere la questione davvero. Il parere di Petruccioli viene riportato nella querela di Mediaset insieme a quello dei critici dei principali quotidiani italiani. Censurare la satira certo è inconcepibile, ma quella di Riot non è satira. Secondo gli avvocati di Mediaset, infatti, la satira è quella cosa che serve a rendere più umani i politici e ad allentare le tensioni sociali. In nessun modo alla satira è dato il diritto di contribuire a formare la pubblica opinione. Che tradotto significa: la satira non deve e non può far pensare. Attento alla differenza che c'è fra la satira e lo sfottò. Perché molte volte voi, dicevo, credete che si stia facendo un discorso satirico, grottesco, e in verità si sta facendo soltanto dello sfottò. Cos'è lo sfottò? Il prendersela con i tic della gente, per esempio l'inciampo, la vecchietta che cade, il tartagliare, quello che mangia oltre misura, quello che tocca il sedere alle ragazze, lo scatenato, l'arrazzato, eccetera, eccetera. Quello non è satira, quello è sfottò. Qual è il criterio, se no, per dire che una cosa è satira o non è satira? No, non è che si può dire... Deve far ridere innanzitutto, no? Perché se fa piangere magari la chiamiamo in un'altra maniera. No, la satira può essere anche amara, non sì, è che amara deve... sì, ma almeno sorridere, almeno avere una parte umorale, perché se non ha una parte neanche umoristica diventa... No, ma ce l'aveva la parte umoristica. Ma ce l'aveva, ma allora, infatti... Ma anche nei monologhi, voglio dire, c'era il gesto, il coso dei sordomuti. Voglio dire. Se fa informazione, accetta le regole dell'informazione. Se fa satira, si deve attenere alle regole della satira. Quindi non è contro le regole Sabina della satira, Buzzati. dove l'ha lette lei, scusi? Non si... No, non è la regola, è l'impostazione del programma, è il genere del programma. Sì, ma in Ma base a cosa dice le regole della satira? Cioè c'è Dario Fo che dice che questa è satira, non so, c'è chiunque che dice che questa è satira, quelli che la fanno, i professori che la insegnano all'università. No, che la satira non debba dare informazioni non ha senso. Come può esistere la satira politica, appunto, senza che entri nel merito dei fatti? Aristofane inserisce dei comizi nelle sue commedie, inserisce dei comizi interi, si chiamava Parabasi, in cui il più bravo del coro, il corifeo, si chiamava così, si staccava dagli altri, del resto del coro, andava in primissima fila, si faceva vedere da tutti quanti, e diceva: ora parlo alla città, e diceva tutto quello che gli passava per la testa, sulla guerra, la politica, su qualunque argomento. La satira deve entrare dentro le situazioni tragiche dell'individuo, deve parlare di politica, ecco l'altro fatto. Tutto il teatro, per esempio, che conta, da Shakespeare a Marlowe e via dicendo, è pieno di queste situazioni che trattano di politica. Eppure, guarda, quante volte io ho sentito proprio bloccarmi, dice: no, sì, fai l'artista, fai l'attore, non preoccuparti di entrare dentro, insomma, lascia fare i politici, la politica, tu facci ridere. En fait, j'ai commencé par faire des sketchs à la télévision, dans une émission qui est restée célèbre en France, qui s'appelait Nulle part ailleurs. Et dans cette émission, je faisais des sketchs politiques. Mais je ne faisais pas de journalisme. Et au bout de 7 ans ou 8 ans, j'en ai eu marre de faire juste les sketchs, parce que j'avais l'impression que dans une émission de divertissement, les gens ne pouvaient pas comprendre ce que je faisais, l'engagement des sketchs, le sens véritable. Et donc je suis allé voir la direction de Canal+, et je leur ai dit: voilà, je voudrais faire une émission d'information dans laquelle on puisse raconter les événements à travers de reportages et de sketchs. Dans un sketch, on avait tué le président Chirac. En fait, c'était une parodie du film de Tarantino qui s'appelle Pulp Fiction. Et on avait fait un truc qui s'appelait Peuple Fiction, la fiction du peuple, et c'était le peuple qui venait demander à Chirac ce qu'il avait fait de ses promesses. Tu vois, le coup est parti tout seul.
Pourquoi tu nous as baisé la gueule? Pourquoi t'as baissé ton peuple? Écoutez, Tu connais la Bible, hein? Je résorberai la fracture sociale pour que le pays aille moins mal. Si je faillis à ma mission, le peuple souverain infligera sa punition. Oui, c'est moi. La France pour tous, page 3, verset 14. La bravura consiste nell'accettare l'eccesso. Se si dice si arriva fin qui e qui poi no, ci sono ixunt leones, allora entriamo in un ordine di patteggiamento che non ha più niente a che fare con la satira, è un'altra cosa, un altro genere letterario. Può suscitare fastidio, ma si offre alla critica anche in questo. Fa affidamento sull'età maggiore e sulla capacità intellettiva dei suoi destinatari. You said somewhere, you said that when our Prime Minister starts telling jokes, it is time for the comedians to become political. And I think this is very true. We had a situation where we were sitting in an office and we were working, trying to understand the politics. We were trying to understand how a policy worked, what the government was saying, what people were saying about it. And at the same time, in government, the opposition were writing out jokes so that they looked good on television. Well, last year during the Iraq War, during the course of the program, every week we would be saying something about it. We were sort of a commentary. Every week we would be covering the events that had happened. And by the end of the series, we had 1 million more people were watching. And it is because, like with Michael Moore, it is because the public, they like to find things out. They like to learn about information. And if you can put that across in a way that makes people laugh and also makes people think, then that is doing our job. And I think the job of a comedian, of a satirist, is to, you entertain people. But what you do above all is you make people think at the same time. General, you planned the strategy for British operations against Iraq. Yes, yes. Well, let me qualify that slightly. No. The plan was drawn up actually by an American general, but I copied it out. And which I may say was a procedure not without difficulty. The basic objectives of the coalition were the same, weren't they? Yes, the British and Americans, we both agreed that unless we invaded Iraq, then our two countries were in direct and immediate, under direct and immediate threat from Saddam Hussein's weapons of mass destruction. And what proof do you have of that? Proof? Good yes. God, proof? Well, it's absolutely clear, isn't it? I mean, we invaded Iraq, and as a result, we haven't been attacked by Saddam Hussein. In Francia le trasmissioni che hanno più successo in questo periodo sono le trasmissioni satiriche e credo che sia il caso un po' in tutta Europa, perché c'è un tale discredito della politica dappertutto che la satira funziona benissimo. C'è una trasmissione che deride ogni volta Chirac in un modo che non potete immaginare. Un personaggio ridicolo, un personaggio che mente, un personaggio un populista, una persona poco seria. Questo è quello che succede in Francia ogni sera. La démocratie qui a peur de la caricature, la démocratie qui a peur de la critique, la démocratie qui a peur du rire, elle est malade. C'est elle qui a un problème, c'est la démocratie qui a un problème. La démocratie qui est forte et qui est sûre d'elle, qui est juste, qui est propre, elle n'a pas peur du rire. Au contraire, elle rit avec, elle dit oui, bah oui, là je me suis trompé, oui. Alla Striscia dei Guignol lavorano circa 300 persone, fra organizzatori, doppiatori, marionettisti, truccatori e autori. Il laboratorio è il paradiso della satira. Ci sono le caricature di tutti, senza limiti di sorta. C'è anche Berlusconi, naturalmente. Lo conoscono e ascoltano la nostra storia con molta partecipazione. Le même homme doit avoir les journaux, le pouvoir, les affaires. Est-ce que c'est bien? On peut en parler ou pas? Berlusconi dit non, c'est pas la peine d'en parler. Lui dit non. La gauche, il dit oui, il faudrait, mais pas la satire. Alors qui en parle? Personne n'en parle.
Et la seule pensée, c'est celle de Berlusconi. In Francia c'è un'irrisione al potere, quale questo esso sia, che qui non esiste. Qui la tendenza generale della stampa, dei commentatori, eccetera, è la paura del potere, la reverenza rispetto al potere, quale che sia questo potere, di destra o di sinistra, Berlusconi o D'Alema. U heeft gezegd geen satire meer tegen het Koningshuis. Nou, wat ik heb gezegd is dat als het gaat om satire, dat natuurlijk allemaal mogelijk moet zijn, helder, vrijheid van meningsuiting, maar dan wel binnen de grenzen van het betamelijke en van de goede smaak. Nello stesso periodo in Olanda, quando il primo ministro si è permesso di mettere bocca su un programma satirico perché secondo lui offendeva la regina, è stato sbertulato dai giornali e l'unico risultato che ha ottenuto è stato quello di ispirare un nuovo sketch. Elke week genieten wij met volle teugen van uw en andere satirische programma's. Er is echter één punt van grote zorg. Ja. Het is allemaal wat mild en ongevaarlijk. Ja, correct. E la stampa italiana come ha reagito? Certo, hanno dedicato un grandissimo spazio alla vicenda, sono usciti centinaia di articoli, ma più che altro per dire che il problema non era la censura, ma il programma. A questi clamorosi casi della cacciata di Santoro, Biagi, Lutazzi, Laguzzanti, io mi sarei in realtà aspettato una vera rivolta dei giornalisti in Rai, iniziative, mi sarei aspettato scioperi in televisione, invece è successo proprio niente. All'inizio, forse perché si apre un varco, perché non c'è nessuno che telefona, c'è un apparente schierarsi contro la censura. Però poi c'è un'abilità dall'altra parte di, prima di tutto, fare qualche telefonata, perché si gioca tutto in 24 ore e 36 ore. Se ci fai caso è sempre così. Arriva qualche telefonata e arriva qualche azione diversiva. L'azione diversiva è questa, cioè volgare, turpiloquio. Non fa ridere, giornalismo. E si monta questa polemica e quindi diventa... il fatto cambia. Probabilmente è vero, ed è forse più facile capirlo oggi, voltandosi indietro, guardando la sequenza di quello che è accaduto, che bisognava guardare più all'evento in sé che andare ad aprire la trasmissione, fermarsi su un punto o sull'altro della trasmissione. Di fatto, quando a un certo punto la stampa sente che la politica non fa di una certa cosa una battaglia fondamentale, finisce per disinnamorarsi, anche quando, come in quel caso, una reazione positiva l'aveva avuta. Sui giornali si è scatenata una specie di campagna diffamatoria allo scopo di modificare il modo in cui naturalmente veniva percepita la censura dall'opinione pubblica. Campagna diffamatoria partecipa anche il Riformista, un giornale considerato di sinistra, scrivendo che si trattava di una filippica isterica contro il Cavaliere. Che bene hanno fatto a chiuderlo. La TV pubblica non è come Hyde Park Corner, dove chiunque dotato di sgabello può prendere la parola, che si trattava di un volantino agitprop fatto apposta per farsi censurare. Il punto di critica è questo. Cioè io sono contro la commistione dei generi, anzi sono contro la sostituzione dei generi dovuti alla particolare situazione di anomalia dell'informazione italiana. Mi spiego. Non è che siccome l'informazione televisiva è comica, i comici possono fare informazione. Quindi non sto dicendo che il problema dell'informazione televisiva è Riot o Sabina Guzzanti, non dico che il problema è quello. Dico che la soluzione del problema non è quella. Però di fatto è stato fermato, non è che tu mi dici non è la soluzione, tu mi dici non è censura, quindi dici hanno il diritto di chiuderlo, questa è la cosa che mi stupisce, sì, no? Secondo me più che il diritto di chiuderlo è il diritto di non mandarlo in onda. Beh. Sì. Mi ricordo che all'epoca, dopo questi fatti, c'ero rimasta male, poi mi sono messa a fare teatro. E proprio mentre facevo le prove arriva una bella notizia. Non passeranno anni questa volta per sapere chi aveva ragione. Il giudice ha archiviato il caso, trovando la querela di Mediaset infondata. Non c'è stata diffamazione, primo.
perché era un programma satirico a tutti gli effetti e che quindi può avvalersi del paradosso. Secondo, perché le cose dette sono oltretutto vere nella sostanza. Qual è il problema? È che secondo la nostra Costituzione non ci possono essere monopoli. Nessuno può accentrare nelle sue mani tanti mezzi di informazione, tante risorse pubblicitarie. Com'è possibile che allora Silvio Berlusconi ci sia riuscito grazie ai suoi agganci politici e in particolare alla sua amicizia con Bettino Craxi? Sempre grazie a questi agganci politici, Berlusconi godeva di un credito illimitato presso le banche, per cui faceva impazzire il mercato. Si comprò uccelli di rovo pagandolo una cifra esorbitante e nessuno gli stava dietro. Anche l'appartenenza alla loggia massonica P2 fu un grande vantaggio per Berlusconi, perché molti uomini messi nei punti chiave delle principali banche italiane appartenevano alla loggia deviata P2. Anche molti generali della Guardia di Finanza appartenevano alla P2, quelli che facevano le ispezioni per vedere se tutto andava bene. Non tutti naturalmente, ma molti vi appartenevano. Questa prima parte del riassunto risponderà forse anche alla domanda: com'è possibile che Silvio Berlusconi sia stato così bravo con le cose sue e dimostra così poco talento con le cose nostre? La risposta è che Silvio Berlusconi non è un uomo che si è fatto veramente da solo. Le leggi di mercato c'entrano poco. Ma allora, se le cose dette sono vere? Ma se queste cose fossero vere? Ma noi, implicitamente, che cosa dovremmo concludere? Che il nostro Parlamento è pieno di pregiudicati? Non lo so, che cosa dovremmo arrivare a concludere? Che il nostro Presidente del Consiglio usa la sua posizione per arricchirsi personalmente? Non lo so, che cosa dovremmo arrivare a pensare? Se queste cose gravissime fossero vere, ma la classe politica che le ha permesse e le ha lasciate fare, signori, ma che classe politica sarebbe? Sarebbe una classe politica che noi dovremmo cacciare via immediatamente! E perché i responsabili della censura di Riot dopo la sentenza non ci hanno chiesto di tornare in onda? Professor Venziani, buongiorno. Potremmo farle un'intervista, per cortesia? Guardi, è proprio adesso. Se me l'avesse chiesto 5 minuti fa, 5 minuti fa gli avrei detto di sì. Buongiorno, possiamo farle un'intervista, per cortesia? Stiamo facendo un'inchiesta sulla questione di Riot e volevamo avere una sua parere. Poi non dite che non c'è il contraddittorio, però, se vi rifiutate di giustificare le vostre opere. Mi scusi, possiamo farle qualche domanda sulla questione Riot, per cortesia? Siccome avete chiuso il programma perché c'erano problemi legali, i problemi legali sono caduti, pensate che possa tornare in onda? Si rende conto che c'è l'articolo 21 della Costituzione che avete violato, che dice che tutti possono esprimersi liberamente e voi per un pretesto avete chiuso un programma? È molto interessante questa sua posizione. Non so se sono d'accordo proprio in tutti i punti, ma sicuramente delle cose buone ci sono. Attenzione, se è stato chiuso un motivo ci sarà, mi scusi. Come ci sarà? Me lo dovrei però qual è? Per me sono stati adotti dei pretesti, cioè c'era la querela di Mediaset. Per lei sono dei pretesti. Lì c'è una valutazione da parte della direzione generale del Consiglio di amministrazione, valutazione che riteneva questo programma lesivo negli interessi dell'azienda e per questo l'ha chiuso. Quindi però la querela è stata trovata assolutamente infondata, questo è il problema. Quindi uno prima di chiudere un programma dovrebbe valutare se la querela ha un fondamento, altrimenti io querelo il TG1, domani lo chiudete, non si può fare, no? Perfino alcuni giornali, insomma, neanche tanto di destra, hanno sottolineato il particolare, se c'è una querela la RAI deve pure
difendersi, non può mica andare allo sbaraglio, perché questi chiedono miliardi. Beh, aspettiamo che si risolva dal punto di vista giuridico la questione. Questo l'ho letto. Te lo ricordi? Sì, questo è veramente indegna. Ma no, indegna, perché tu devi prendere la posizione sul fatto, non sulla probabilità o meno, perché allora il ricatto di lanciare una querela blocca immediatamente ogni espressione, no? Se tu dici delle cose che magari apprendi dai giornali, ovviamente, e ne fai un piccolo commentino e loro non vogliono che se ne parli, ti querelano per cause miliardarie. A questo punto tu sei costretto a non parlarne più, sei impegnato civilmente per anni, quindi spesa, tempo, eccetera, eccetera, il che vuol dire che si ammette in Italia in questo momento che delle grosse aziende possano mettere la mordacchia all'informazione. I have 2 lawsuits from Mr. Berlusconi about what we've written, and that will make no difference at all to what we write in future. It's not intimidating to me, but it can be intimidating to individual journalists, to small media organizations who don't have money and who aren't powerful enough to absorb these kinds of attacks. Ce l'hanno trascinata comunque. Sì, in un modo così è un'intimidazione che io... perché sennò avrebbero trascinato anche il giornale, non si spiega perché uno debba essere estrapolato così anche dal concetto, no? Specialmente fai la denuncia al giornale, chi l'ha pubblicato, tutti in solido, e ci sono solo io, quindi presumo che sia un po' di intimidazione che io accetto nel mio lavoro, ma ci mancherebbe. Siamo stati abituati a... Tanto, siamo abituati ad Agnes che ne vuole 10 milioni di euro? 29 milioni di euro voleva. Agnes per il 144. Poi le Telecom volevano dei milioni, proprio miliardi. Qui siamo 500.000. Se mi fanno un po' di sconto glieli do. Anche con un piacere. Posso permettermelo di farlo anche un paio di volte all'anno. Per scrivere almeno quello che dovreste scrivere voi. È colpa nostra, insomma. Sì, un po' colpa nostra, dai. Siete latitanti. E allora dobbiamo metterci in gioco un pochino con Ale Zanotelli, con Ciotti, con qualche cantante rock, ormai sono quelli che fanno l'informazione. Poi è inutile che scrive sul Corriere, non gliela fanno pubblicare. Ma mi è già successo 10 volte. Io mi arrabbio per lei, che la mandano qui, deve arrivare qua, fare le code, aspettare il taccuino, prendi nota, poi faranno mezza riga di quello che ha scritto lei. Ma lei si deve incazzare, è il suo lavoro. E qui l'ha detto che non mi arrabbio. Però... Ribellatevi un po', dovete farlo. E perché, se ho detto cose vere, gli spettatori le hanno dovute sentire solo da un programma satirico? Forse la satira dà fastidio anche perché dimostra che l'informazione in Italia è una farsa? La sorpresa. Buonasera. Possiamo sentire una canzone Apicella Berlusconi? Facciamogli una di prima mondiale, una di quelle mai, per esempio, a gelosia. Questa sempre parole sue? Sì, sempre. È dedicata a mia moglie questa canzone. Scusa, ma tienitelo un po' più lontano. Ecco, mettiamolo qua, bene? Male. Devi stare un po' più lontano col microfono, devi insegnarti proprio tutto. Io sono incapace di raccontare porta a porta. Mi hanno chiesto nel mio giornale di fare un pezzo appunto sulle trasmissioni televisive, la libertà di stampa. Non riesco a sintetizzare che cos'è porta a porta per un pubblico francese. Non riesco, perché non c'è equivalente, non c'è un personaggio che gestisce una tale quantità di informazioni, di potere reale, non di potere virtuale, non esiste. E allora non sono riuscita a raccontarlo. Per me non è giornalismo televisivo presentare dei formaggi o andare a porre il microfono al potente di turno. Giornalismo è essere indipendente, significa porre domande e soprattutto, ragazzi, porre la seconda domanda. Questa è la cosa più importante. Quando il politico di turno, sia di destra o di sinistra, ti ha detto una fesseria, è la seconda domanda che è importante, perché lo devi smascherare. Questa parola, smascherare. What you'll get on TV is Berlusconi or one of his lawyers saying, this is outrageous, they've invented an entire case based on no evidence. And then a journalist doesn't intervene and say, actually the evidence is this. And there are two ways of looking at this case. You only get, he's been accused of bribing a judge.
a contradiction of that charge by saying it's invented and no independent analysis of what the facts are. Il giornalista italiano ha oggi una grande responsabilità che confina a volte con la vigliaccheria. È triste da dire, ma questo modo di defilarsi, questo modo di non approfondire e di non scegliere fa sì che la professione giornalistica in Italia è paragonabile all'attività politica, cioè deprecabile. Ministro, buongiorno, sono Sabrina Guzzanti. Può parlare con noi 2 minuti? Siccome noi stiamo celebrando un anno dalla chiusura del programma Riot e siccome c'è stata la richiesta di archiviazione da parte del giudice che ha detto che tutto quello che abbiamo detto del programma era tutto vero, ci domandiamo come mai non possiamo tornare in onda. Secondo me questo non è diverso da me, che vi manda certamente, no, certamente. Secondo me avete detto cose molto opinabili e non avete realizzato un contraddittorio. Voi avete, per esempio, lo dico era con molta satira, pacatezza. sai, il contraddittorio. No, vede, questa è una questione seria, signora Guzzanti. La satira è la satira, il dibattito è il dibattito. Perché ma lei, quella era satira, Ministro, la satira è così in tutto il mondo. Non è così. Lei ha parlato di una legge non consentendo il contraddittorio, una sua scelta, quindi è un problema che secondo me invece di correttezza. Una legge che poi non è stata firmata dal Presidente della Repubblica. È stata approvata dal Parlamento e poi firmata dal Presidente della Repubblica. Non è stata firmata, quella di cui abbiamo parlato noi è stata trovata incostituzionale, quindi avevamo ragione. Non per le ragioni che diceva lei. Guarda, spegni le telecamere, guarda. Io sta legge è vero che non l'ho scritta, non ho manco letta se per quello, ci ho provato a leggere, francamente non me la faccio, mi metto lì la sera, mi casca la testa, vedi una cecagna, legge sta cosa, insomma. E la Biocco? La Biocco, certo, voglio dire, è pazzesco. Allora, mi potresti fare una cortesia? Mi faresti un riassuntino, di sta legge, una specie di bignami, insomma, mi fai 20 pagine, mi spieghi quello che è. E visto che ci stai, mi scrivi anche, visto che mi hai fatto delle domande che mi hanno messo anche in imbarazzo, sinceramente, mo te lo posso dire a telecamere spente, mi scrivi un po' di domande difficili e pure delle risposte di fianco, Io per esempio potrei scrivere, sembrerebbe, si è sentito dire che gliel'ha scritta qualcuno molto vicino a Confalonieri, Per esempio, non saprei che dire, che gli fai una domanda le metterebbe in una rascia una domanda del genere. Ma da morire, per cui, non so, una risposta potrebbe essere, Confalonieri, chi era costui? Per dire. La gente non vuole sentire insulti, cattiverie gratuite. Sono stati 26% d'ascolto, per la gente era molto cruenta. La gente non vuole sentire... la telecamera adesso se n'è andata, per cui... Eccola qua. Aspettavo è tornato. Dico, a mio avviso la gente non vuole sentire... Ma la gente lo vuole sentire, su quello non ci piove. Sì, la satira non deve essere un'aggressione. Ma la gente la vuole, non mi può dire che la gente non la vuole, siete voi che non la volete, ma la gente proprio era contentissima. No, perché la gente secondo me non vuole sentire la satira. Ma secondo lei non l'ha chiesta alla gente? L'ha chiesta alla gente, perché la gente purtroppo è scesa in piazza, sono scese centinaia di migliaia di persone. Hanno scritto migliaia di lettere, l'ascolto era altissimo. Sono collega di suo padre che è un esponente del centrodestra. Non è che la gente che l'ha chiesto che venisse soppresso, l'avete chiesto voi? No, io ho avuto occasione anche di parlare con suo padre, che è un senatore del centrodestra. Ho una certa età, non chiedo mica a mio padre quello che devo fare. No, ma ci mancherebbe altro, però essendo un senatore della Repubblica, voglio dire, è possibile interloquire anche con lui. Sì, ma che c'entra? Mi deve spiegare. No, c'entra perché siamo tutti rappresentanti dei nostri elettori. Non è che vi siete presentati alle elezioni dicendo chiuderemo tutti i programmi e facciamo sentire soltanto le nostre voci, altrimenti non vi avrebbero votato. Ci mancherebbe. Però l'avete fatto, Santoro, Biagi, Luttazzi, Tagliafico, tutti quelli che esprimono un parere diverso. Tutti quelli che non sono riusciti a esprimersi in televisione ora stanno, come me, magari un pochettino da un'altra parte, nel Parlamento a dire quelle cose che era inutile dicessero dalla televisione, ora stanno nei luoghi propri, stanno. Ma perché i luoghi propri? A meno che voi non consideriate la televisione come Lilli Gruber, Santoro, tutti questi illustri personaggi che mi ha citato, la politica come un trampolino, cioè la televisione come un trampolino per andare a fare politica. Io ho cominciato a fare militante nel 73, sono andato in Parlamento 20 anni dopo. Si può militare come lei anche fuori dal Parlamento. Sì, ma io non milito per un partito, milito perché posso dire, perché la gente possa sapere per chi che leggi si fanno in Parlamento. Basta farlo spiegare. Perché
si possa esercitare la critica a Milito, non per un partito. Io voglio esercitare il mio diritto di critica e dire quello che penso in televisione. La gente ha il diritto di avere delle opinioni diverse in televisione o no? Benissimo, e io voglio avere il mio diritto di critica dicendo... Ma lei non è che critica, lei cita un programma... Non sono assolutamente d'accordo su quello che lei interpreta come satira. Ma nemmeno io sono d'accordo con lei. Gratuita volgarità. Ma la volgarità, mi dica una cosa volgare, mi dica una cosa volgare. No, non la lascio perdere, perché volgare è proprio un termine fuori luogo. Anche perché lei mi garantisce che va tutto quanto in video quello che sto dicendo in audio. Se dice una cosa interessante sì. Ecco, lasciamo perdere. No, ma non si preoccupi, non si preoccupi. Non abbiamo finito. Mi dica una cosa, mi dica una cosa. E poi non ha trovato quella da trasmettere. Mi dica una cosa, mi dica perché non è satira. Ma auguri a lei, auguri a tutti gli italiani che siamo in un regime fascista. Ci vedremo quando riprenderà i programmi, finalmente potrò criticarla di nuovo. Quando li riprende i programmi, scusi, se l'avete chiusi? Ma come faccio a riprenderli se ci avete sbattuto fuori a tutti? Prima possibile, di modo che almeno avrò il gusto di come faccio a fare un programma se mi avete sbattuto fuori? Ma voi l'avete chiuso, non ha fatto una critica, voi avete chiuso un programma. È andata avanti. Non è la conquista di un governo, ma è la presa del potere. Io ho sempre sostenuto, e l'ho scritto nei miei editoriali, che in questo senso la loro concezione è tecnicamente rivoluzionaria. Tecnicamente. Rivoluzionaria nel senso thatcheriano e reganiano del termine, ma anche qualcosa di più. È come se ci fosse l'anno zero. Cet homme est président du Conseil italien. J'ai tout. La télé, les journaux, je fais des lois comme je veux. C'est tout, oui, je suis fasciste. Oui, il est le problème. C'est bien le fascisme. C'est fun. Va fanculo tutto. Une catastrophe comme ça peut arriver chez nous, en France. Vedi, in casa mia avevano l'abitudine di rilegare le annate dei quotidiani. Quando ero molto piccolo mi arrampicavo sulla biblioteca di mio padre e tiravo giù questi libroni con i giornali rilegati di tutto un anno. Mi ricordo che leggendoli mi domandavo ma come facevano a non vedere? Perché all'inizio c'era una quantità di gente che poi sarebbe passata all'antifascismo e addirittura alla resistenza, che invece partecipava, diceva delle cose miti, dicendo ma adesso tuttavia l'Italia è ancora una democrazia e cose di questo genere. E vedendo questi giornali mi sono fatto un'idea di come nasceva il fascismo. Girando di fascicolo in fascicolo, di quotidiano in quotidiano, io vedevo nascere il fascismo come se fosse un fumetto. Il secondo numero era più fascista del primo, il terzo era più fascista del secondo, il decimo era immensamente più fascista dell'inizio del volume. Alla fine dell'annata di giornali rilegati c'era il fascismo. Quello era il periodo in cui la vera persuasione era intimidire, spaventare fisicamente. Adesso la vera persuasione è intimidire o spaventare psicologicamente, in modo che tu capisca che ne va della tua carriera, ne va del tuo futuro, ne va dai posti che potrai avere o non avere, vedi della gente molto premiata, ti vedi molto emarginato e scegli di stare dalla parte giusta. Dopo il Parlamento europeo e la Federazione internazionale della stampa, anche l'ONU nel 2005 esprime grande preoccupazione per il restringersi della libertà d'espressione in Italia. Freedom House, un importante osservatorio internazionale, colloca l'Italia al 77° posto nella classifica mondiale sulla libertà d'espressione dopo diversi paesi sudamericani e africani. Spiega che l'Italia era un paese libero fino al 2002 e diventa semilibero nel 2004. Il regime acquista punti quando chi si deve opporre sta zitto. Ecco, pensare che stando zitti, che sopportando anche le offese minori alla democrazia, non dico le deportazioni o gli assassini, ma appunto gli episodi di censura, le prepotenze contro i singoli individui. Pensare che opporsi significa alzare troppo la voce, abbassate i toni, eccetera, e poi dà forza al regime nel suo senso di impunità. Questa è proprio l'esperienza storica.
Possiamo elencare tutti i casi di censura che hai raccolto nel tuo libro, tanto per dare un'idea? Beh, i casi personali li conosciamo e sono, diciamo, ne hanno colpiti alcuni per educarli tutti, e quindi da Biagi a Santoro, da Luttazzi a Freccero, da Sabina Guzzanti a Paolo Rossi. Ci vogliono più soldi, ci vogliono più soldi, ci vogliono più soldi, ancora più soldi. Io ho preso queste farse di Molière e le ho adattate alla nostra realtà. Sono uno di voi, non dovete mai dimenticarvelo, uno che stava lì dove state voi e adesso sta qui dove voi non starete mai. Sono qui, però soprattutto... Mandano la prima puntata, abbiamo fatto quasi 1,2 milioni a luna di notte. Il giorno dopo mi ha chiamato l'ANSA, io stavo provando, chiedendomi come mai avevano sospeso il secondo atto. Io ho chiamato il RAI, nessuno mi sapeva dire perché. Prima hanno detto che era blasfemo, il primo comunicato ANSA. Il secondo comunicato hanno detto perché usavo un linguaggio troppo forte. Crediamo nella libertà, la libertà in tutte le sue forme molteplici e vitali, perché anche togliere la libertà, cazzo, è una forma di libertà. Solo che io per la prima volta ho deciso, per rompere il cerchio del censore che censura, il censurato che urla, di trovare, come stai trovando te, di non lasciare che la cosa sedimentasse. E quindi ho deciso di querelarli. Ferruccio De Bortoli, che è la vittima eccellente, anche nella carta stampata hanno voluto stabilire il principio che se vogliono cacciare il direttore del Corriere della Sera, pur non possedendolo, lo possono fare. Io ho lasciato la direzione del Corriere della Sera ormai da 1 anno ed è stata una scelta del tutto personale. Non è un mistero che io abbia avuto dei problemi con il Premier, non è un mistero che gli avvocati del Premier insistano nel portare avanti alcuni processi. Questo devo dire che lo trovo dal punto di vista della patologia del sistema abbastanza significativo. Purtroppo da noi avviene questo fenomeno assai sgradevole, cioè chi non la pensa come me fa parte naturalmente del campo dei nemici, quindi è per forza alleato di chi ce l'ha contro di me, e non si accetta l'idea che esistano dei professionisti che svolgono serenamente, tranquillamente e qualche volta coraggiosamente il proprio mestiere. Abbiamo perso il Corriere e la democrazia italiana ha perso il suo più grande giornale, perché il giornale è perso. Io so chi lo dirigerà, è una persona onesta e per bene, ma non è come era il mio amico Ferruccio. È uno scandalo che abbiano licenziato il povero Biagi. Santoro, scusate, ma se io sono capace di mangiar via Biagi e Santoro, figuratevi voi che contate molto molto meno, siete tutti condannati, nessuno può alzare un dito, nessuno può alzare il sopracciglio, perché Berlusconi è spietato. Ci siamo poi dedicati ai casi di censura quotidiana, al TG1, nei GR. E spesso il direttore dice ai giornalisti: guardate che mi è arrivata una telefonata, questa cosa non si deve più vedere. È successo sempre, è questione di dosi. Mai con questa gravità. Con questa violenza non era successo mai. Intere notizie che non vengono date. Oppure l'impaginazione, no? La priorità delle notizie è scelta con criteri che non sono giornalistici, ma rispondono a logiche diverse, di carattere più politico. E poi a casi di censura, diciamo, strutturale, come quella di La 7, preventiva in qualche modo, cioè dato che La 7 potrebbe essere una televisione libera, noi la ammazziamo subito nella culla in modo che così non potrà essere libera, e quindi la facciamo comprare da uno che poi teniamo sotto scacco, gli facciamo dei favori, lui ce ne fa a noi, insomma ce la tiene bassa e non ci chiama quelli che noi abbiamo cacciato dalle altre 6 televisioni, perché sennò è inutile. È felice il Presidente che nasca una televisione indipendente in Italia? È felice, Presidente? Ma che diavolo di accidente sta dicendo? Ma come? È una TV commerciale? È una vergogna! Ma come una vergogna? Presidente, una TV commerciale? TV commerciale di quale? Commerciale di mia o commerciale di qualcun altro? Di qualcun altro? Allora scusi. Sì, ho capito. C'è un conflitto di interesse, ma abbia pazienza. Ma come c'è un conflitto? C'è un conflitto di interesse. Ma come c'è un conflitto? Pazienza. Ma Presidente! O c'è democrazia
o c'è censura, non possono coesistere le due cose. Allora se fosse stata censura quella dei vari Sandoro, Biagi, Luttazzi, Tagliafico, Rossi, eccetera, 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 eccetera. Ma dico, i nostri parlamentari tutti, ma si sarebbero inchiodati ai seggi, ma si sarebbero stagliati interni, avrebbero fatto lo sciopero della fame. E perché allora i nostri parlamentari fanno ancora tanta fatica a chiamare la censura col suo nome? Diciamo, in questo momento la RAI registra una qualche restrizione del pluralismo, che però dovrei precisare meglio. Ma penso che una parte dell'opposizione ha integrato le regole del gioco e che le ha accettate, e che c'è una parte, un po' di gioco delle parti. E dunque da questo punto di vista, io lo ripeto, penso che veramente ci sia una parte che ha deciso di non più del tutto attaccare battere su questo tasto dal momento in cui riusciva a avere il suo piccolo spazio. Io credo che l'opposizione non ha ancora capito quasi niente. Io sono convinto che domani tornano gli attuali leader dei partiti, rifarebbero il 90% degli errori che hanno fatto anche prima del 96 e cercherebbero semplicemente di piazzare di nuovo i loro uomini. E finché l'opposizione non capisce che qui ci vuole il cambio di un paradigma, qui ci vuole una rivoluzione nel sistema televisivo italiano, loro devono rinunciare al potere televisivo. Zapatero è andato al potere e ha immediatamente iniziato l'abolizione della legge che consentiva al primo ministro di nominare i vertici della televisione pubblica. Io spero che questo sia un processo irreversibile, cioè che la gente lo chiederà anche in Italia quando sarà caduto il regime, se mai cadrà, perché non credo che sia più tollerabile che i partiti nominino la televisione pubblica. Credo che sia quello il problema, che prescinde da Berlusconi, perché la RAI se l'erano mangiata molto prima che Berlusconi pensasse di fare politica. E lui poi è intervenuto approfittando di questa che era una situazione che altri avevano creato. Per cui questa è la ragione per cui i partiti del centro-sinistra non ti vengono dietro quando fai questi ragionamenti, perché non lo trovano affatto strano. Nel 2003 Violante alla Camera fa delle dichiarazioni scioccanti. Pochissimi italiani ne vengono a conoscenza. L'onorevole Berlusconi sa per certo che è stata data la garanzia piena, non adesso, nel 1994, che non sarebbero state toccate le televisioni quando ci fu il cambio di governo. E lo sa lui e lo sa l'onorevole Letta. Comunque, a parte questo, la questione è qui un'altra. Voi ci avete accusato di regime nonostante, ripeto, non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni, non avessimo aumentato durante il centro-sinistra il fatturato di Mediaset, è aumentato di 25 volte. Ma in nome di quale mandato elettorale sono state prese queste decisioni? E nell'interesse di chi? Il fatto è che alcune delle leggi più negative per il centro-sinistra e più favorevoli a Berlusconi e ai suoi amici sono state fatte dopo che è saltata la bicamerale, e lì non si capisce più. Parlo delle leggi sulla giustizia, parlo delle leggi sulla televisione, che poi è quella che ha salvato Rete 4, parlo dell'affossamento della Commissione Anticorruzione, parlo della legge sul conflitto di interesse. La domanda è questa: perché dopo che Berlusconi ha fatto saltare la bicamerale, il centro-sinistra ha fatto leggi che in definitiva non erano molto nell'interesse generale, in qualche modo erano leggi che richiedeva Berlusconi e i suoi amici? A febbraio del 2005 Furio Colombo è costretto a dimettersi dalla direzione dell'Unità dopo un lungo braccio di ferro con i vertici dei DS. L'Unità è il giornale che più di tutti ha messo in discussione la legittimità di Berlusconi a governare. Per quale ragione molti di loro siano persuasi che sia sgradevole, sbagliato e dannoso occuparsi così appassionatamente dell'uomo che sta
con molta precisione, con molta pervicacia, rovinando il paese e devastandone la libertà e la Costituzione, e riportando rigurgiti di fascismo e miserie morali e psicologiche come quella e politiche anche di tipo paleonazista come quelle rappresentate dalla Lega, per quale ragione si debba sperare di poter avere un dialogo con una persona con la quale il dialogo non è desiderabile perché non ha niente da dirci? Ecco, questo è un mistero con cui vi lascio, certamente, non so spiegarmelo. Well, I think that Berlusconi is a creation of the opposition because he has had the opportunity to succeed in politics both in 1994 and in 2001 because of the weakness of the opposition, because of the failure of the opposition to produce a real vision for change. Lasciateci dire che 2 più 2 fa 4, il resto verrà da sé, scriveva Orwell. Bisogna difendere tutto ciò che è ovvio, sciocco e vero. È ovvio che se non c'è libertà d'espressione, chiunque sia al potere fa quello che gli pare. Se penso che io, ineleggibile, perché per legge io, se ci pensa, sono ineleggibile. Ma non se so, ci pensa, è lei c'è che proprio ci una deve legge pensare, scritta non che io. io non potevo neanche diventare deputata e sono Presidente del Consiglio. Questo riempie di giubilo. Ho capito. Questo fa pensare che c'è sempre una speranza per i cittadini. È vero, sì, ma non stia calmo, sì, ecco, io ci penso. Con dei soldi neanche miei, presi così, che non si sa dove, non si sa come, li ho messi insieme, poi taratà. E poi, dopo che già lo sapevano che nessuno mi si è opposto, quelli dell'opposizione che li hanno votati apposta per fare una legge sul conflitto di interessi, mica per altri motivi, perché altri sembra che non ce n'erano. Non l'hanno mica fatta, quelli vengono a casa mia, vedono l'argenteria, gli tremano le ginocchia. Sì, Presidente, non certo che io gentilmente dico favorisca. When all the politicians are saying the same thing, when they are all agreeing on the same thing, they all agree that market forces should be absolutely the most important thing, and they all agree that they must be with George Bush, and they all agree somewhere there has to be a different voice. Exactly. And if that different voice has to be from artists, from performers, maybe it has always been like this, but it is very important that that voice is heard now. Voltaire is my hero, really? Because his book, Candide, is wonderful because he takes a philosophy, in that case optimism, and there are many philosophies in the world now, the market philosophy, the war on terrorism, all of this, and Voltaire took this idea that everything was for the best in the best of all possible worlds, and he did not believe this because he said, why does the earthquake happen in Lisbon? Why do people suffer? Why does religion cause so many deaths? Why are people killed for the sake of their religion? Why are there wars around the world? And with his character Candide, he went round the world and he destroyed this philosophy by ridicule, by laughter. And that book, Candide, is a wonderful example of the power of comedy to destroy a dangerous ideology. We fight the world. We fight the world. We fight the children. We fight the children. We fight the world, the forest and the sea. So let us do it. We make our own business just for the USA. And swear destroying your planet to make money. We fight the world. We fight the world. We fight the children. We fight the children. We fight the world, the forest and the sea. So let us do it. There are people dying, and we don't care about. We try to make a better world for me and me. Sì. Quando hanno soppresso Riot abbiamo fatto la seconda puntata lo stesso dal vivo. E sono corsi colleghi, pagliacci e musicanti da ogni dove. Per
Per la prima volta, più di 100 piccole televisioni locali si sono collegate tra loro via satellite e così lo spettacolo è stato visto in tutta Italia, su internet e in tantissime città. Sono state organizzate proiezioni pubbliche nei teatri e abbiamo fatto un bordello. Voglio la libertà di parlare e di ascoltare. Visto che la RAI non ce lo fa vedere, ci siamo procurati un posto in un'altra parte. Siamo qui per poter difendere ancora quel po' di libertà che c'è rimasta. La cosa comica è che non siamo venuti qua per ridere, ma ci divertiamo un sacco. Io sono 10 volte che faccio avanti e indietro con questi corridoi. Però lì non sai quello che sta succedendo. Avviso per le persone che sono fuori dall'auditorio. Vi preghiamo di non spingere e di non rovinare questa bella festa. Grazie. Digli di stare lì, che non c'è più possibilità di entrare. Però c'è il maxi schermo. Sì, c'è il maxi schermo, di stare tutti lì, deve essere una festa. Magari fatemela fare. Mamma mia. Ecco, vedi che questo è fuori? Io vi saluto, vi ringrazio per essere venuti. Voglio dire alle persone che sono rimaste, che sono ancora fuori dal cancello, che siete più o meno fuori dal cancello 15.000 persone, si arrivano fino alla fermata dell'autobus. Qui nel corridoio che si fa la rivoluzione, vedi? Questo bianco, astrale. Non è casuale che siamo come in un'astronave, non è casuale. C'è il problema che sui leader del centro-sinistra si devono dare una mossa. Cioè, Rutelli e D'Alema fanno una grossa battaglia sulla libertà di informazione perché è successo questo. Se non lo fanno, il problema non è della destra, il problema è della sinistra. Il problema è stato della sinistra al governo, che non ha fatto niente. Sì, ma anche l'opposizione. A futura memoria, la libertà che abbiamo ce la siamo presa. E la libertà non è poter votare contro noi stessi. A futura memoria è venuta tanta di quella gente che sembrava un miracolo. È venuta tanta di quella gente che non c'era più di che preoccuparsi. Io sono un buffone e siccome ho fatto il mio dovere, per premio ho visto il popolo. E non l'ho visto solo io. C'erano tanti testimoni, tra cui adesso pure voi.
Non mi ha fatto ridere per niente.